Cari amici, buonasera e benvenuti in questo nuovo video di Ale lo Statale. Oggi è domenica 27 novembre 2022, sono le ore 23:02 e siamo a Sesto Fiorentino. Sto andando a fare un piccolo servizio di linea per un corriere veloce. Da qui dobbiamo andare a Pisa, alla zona di Ospedaletto e niente, poi torniamo indietro. Oggi turno spezzato perché ora terminerò il giro intorno alle 4:30 domani mattina, dopodiché andrò a casa e rientrerò a lavorare alle 14:30 perché devo fare un altro servizio sempre per Pisa, per l'aeroporto di Pisa, per un altro corriere e nulla, quindi passiamoci questa domenica notte a lavorare proprio veloce, 4-5 ore e via. Sono a coprire il turno di un collega che doveva recuperare le ore di sosta, da quello che ho capito, aveva fatto meno ore di sosta, insomma doveva recuperare le ore della pausa settimanale, perché per chi non lo sapesse gli autisti professionisti hanno da fare un tot minimo di ore di riposo settimanale, che sono 45 il riposo settimanale definito regolare, almeno 45, almeno 24 è quello ridotto. Quindi se io faccio anche solo 40 ore di sosta durante un fine settimana, ho fatto un riposo ridotto, no? Perché è di almeno 24 ma non arrivo alle 45. Le ore di scarto, diciamo, che mi mancano per coprire le 45 ore quando faccio il riposo ridotto, le devo andare a recuperare entro 3 settimane successive. Quindi, esempio, io questa settimana faccio 40 ore di riposo invece che 45, tra questa e 3 settimane successive io dovrò fare un riposo settimanale di almeno 50 ore consecutive per recuperare le 5 in meno che ho fatto. Va bene, quindi questo mio collega aveva da recuperare delle ore, stasera non poteva fare questo servizio e quindi stasera è toccato a me. E niente, dai, ora andiamo al carico e vediamo un po' a che ora ci fanno partire. Teoricamente dovrei partire per mezzanotte e mezza al massimo. Eccoci qua, allora ci si mette a ribalta. Ora sono le 23:17 e via. Leggermente dalla ribalta, vai. E aspettiamo, c'è un riscaldamento qui. Allora,
Mezzanotte e 25, ho appena firmato le bolle. Sì, qui sta caricando un po' d'aria. Ora vado avanti, mettiamo il sigillo e si parte, easy easy. Stasera proprio easyissimo, facilissimo. Ecco, ora lui si deve mettere in ribalta, facciamogli fare manovra e poi ci si sposta. Mezzanotte e 25, che vi avevo detto? Mezzanotte e mezzo. Perfetto, sono pieno a tappo, tutta roba ovviamente molto leggera. Questi servizi qua postali, corrieristici, insomma, tu viaggi con tanta roba ma è tutta robetta leggera. Lasciamo il tempo a lui di far manovra, così esco bello tranquillo, poi mi metto lì, chiudo le porte, metto il sigillo e me ne vado. Qui così non do noia a nessuno se qualcuno c'ha da passare e si va. Allora, oggi facciamo quindi questo turno spezzato perché faccio queste 4-5 ore ora e 3-4 oggi pomeriggio. Oggi perché ormai è mezzanotte e mezzo, quindi è lunedì. E ok, vi presento il viadotto dell'Indiano, non so se ve l'ho mai fatto vedere, detto il ponte all'Indiano. Qui a Firenze, detti Ponte all'Indiano. Passo di qua perché era inutile andare a prendere l'autostrada a Firenze Nord per arrivare a Scandiccio a pigliare la Fipili. Passo di qua, questo non c'è un'anima, non me ne frega. Eccoci qua, siamo a Pisa Nord-Est, ore 1:40. Ci avevamo messo 1 ora e 10 minuti ad arrivare qui. Da qui altri 5-6 minuti più o meno. Siamo arrivati alla nostra destinazione. Si arriva lì, ci si mette a ribalta, ci scaricano, nel frattempo caffettino e poi torniamo indietro e via andare. Porca miseria, ai. Io sti ponti non so che cazzo c'hanno su tutte ste giunture, madonna, si fa dei voli e si sembra, cioè, sui carcion culo, Dio buono. Ai. E che tu vuoi che arrivi il 20 alle 2 di mattina? Che tu vuoi ci sia per strada? Ci sono solo io. Allora, mi sembra di essere tornati nel lockdown, ragazzi. Sono da solo. Con altro con fare alti. Mannaggia a te, mannaggia. Signore.
guarda come dondolo sull'S-Way. No, vabbè, questo va a girare addirittura con il retronebbia. Dimmi te che cacchio c'è da usare il retronebbia. No, vabbè ragazzi, io non c'ho più parole. Allora amici, si sta venendo via adesso, sono le 2:33. Usiamo la guardia, va. 2:33, quindi alle 4 scarse siamo poi a Firenze. Ai. Fare questo tipo di lavoro qua, intendo proprio il giornaliero, no? Fatto così come si fa a noi, no? È bello, comodo, perché comunque ovviamente non hai gli orari fissi, perché è impossibile, è impensabile avere gli orari fissi, va bene? Però riesci, no, a fare le giuste ore di lavoro. Quindi da questo punto di vista qui è proprio perfetto, no? E comunque io personalmente, no, parlo per me ovviamente, faccio comunque un lavoro che mi piace, guido comunque il bilico come ho sempre voluto fare, però ovviamente insomma alla lunga, no, diventa un po' noioso, perché comunque sono sempre le stesse cose, sempre gli stessi giri, sempre tutto uguale, no? Insomma, non è che sia poi entusiasmante, ecco, non più, lo è stato per tanto tempo. Ora il lavoro lo conosco, so cosa c'è da fare, so quali tratte sono da fare. Ormai diciamo che qui come tipologia di lavoro da imparare ora non c'è più niente. A meno che non pigliano qualche lavoro nuovo, allora ci sarà da imparare qualcos'altro. Però per ora siamo sul piattume più totale. Quindi sì, buono per gli orari, sì, buono perché lavoro da lunedì a venerdì, insomma tutto quello che volete. Però ora io sono anche un po' un cagacazzo, diciamo la verità, perché non sono contento praticamente mai, ed è una malattia brutta, ve lo posso assicurare. Perché quando non si è mai contenti arrivi a fare qualcosa ma pensi sempre ok, l'ho fatta, e ora? Okay, e poi ne fai un'altra e poi pensi ok, l'ho fatta, e adesso e fai avanti sempre così e non finisci mai. È un circolo vizioso da cui non si esce. Però ragazzi, io sono fatto così, che ci devo fare? E quindi vabbè, insomma, questo lavoro è da tenere caro, perché insomma a giro lavori così è molto complicato trovarne, no? Perché comunque c'è anche questo fatto, no, di dire nell'immaginario collettivo il camionista, no, è quello che parte lunedì, torna e chi lo sa quando, lavora tanto, fa tante ore, chilometri, viaggia, cammina, cazzi vari, corre a destra, a sinistra. E invece quando ti addentri in questo mondo poi ti rendi conto che non è sempre così. Ci sono tantissime tipologie di lavori,
Non è che uno dice vado a fare il camionista è uno, è quello, punto. No. Ed è anche il bello di questo lavoro, è uno degli aspetti che io amo alla follia, perché volendo puoi non buonanotte, puoi non annoiarti mai. Soprattutto ora che mancano anche autisti, no? Cioè, nel senso, se uno ci avesse voglia, potrebbe girare da un'azienda all'altra, provare settori differenti, lavori differenti, tratte differenti. Praticamente ogni anno uno potrebbe cambiare azienda, volendo. Ok. Però, ovviamente, quando trovi un lavoro come questo, che sia, te lo ripeto, è comodo, perché è comodissimo, no? Ti adagi in questa comfort zone e a me la comfort zone non è che mi faccia proprio impazzire, anzi, va bene. Però poi insomma ragioni e dici sì, però insomma, devo andare a cambiare, a fare altro tipo di lavoro, magari più a lungo raggio, è una differenza di stipendio minimo. E per cosa? Cioè, ora mi faccio le mie 8 ore, 9, periodi intensi ci sono anche qua, intendiamoci, però arrivare a fare già alle 13 ore è quasi impossibile. Deve succedere proprio veramente il cataclisma più totale, va bene. Cioè, è veramente raro, va bene. Le 15 non ne parliamo, va bene, praticamente penso l'avrò fatto pochissime volte, si conteranno sulla volta di una mano, sulle dita di una mano, va bene. E anche lì non certo per volere aziendale, anche perché quando succede a noi di fare tante ore, il più delle volte è perché ti fanno aspettare le ore, le ere geologiche ai carichi e agli scarichi, roba che all'azienda è un di garba per nulla, giustamente, meno male. Capito? Quindi insomma, vabbè, questo è un altro discorso. Però insomma uno si adagia in questa comfort zone e dice ma guardiamo oltre, no? Ho detto sì, poi ti rendi conto che devi andare da un'altra parte e devi, vabbè, camminare ovviamente di più, e quello sarebbe anche meglio, perché sinceramente io vorrei camminare molto di più di quello che non faccio adesso, però però ovviamente c'è il discorso di rimanere a dormire fuori, che non avrei assolutamente problemi. Il problema fondamentale qual è? È che se io mi devo andare a sbattere 3 sere alla settimana, va bene, non un lavoro per forza classico di linea, parti lunedì, rientri venerdì o sabato, lavoro così, misto, diciamo, una via di mezzo. Per quanto? 200, 300 euro più al mese. Cioè io non ci vedo tutto sto gran guadagno in più, cioè, capito? Perché sì, dici vabbè, porta a casa 300 euro al mese, va bene, però mi devo fare 8 notti fuori, per 300 euro non ne vale la pena, insomma. Poi ognuno fa come vuole, però. E io ti posso dire, guarda, fai 2 notti, 8 notti al mese di media fuori, poi scappa quella in più, scappa quella in meno, ok. Insomma, almeno 800-900 euro in più rispetto a che piglio ora, penso che me lo meriterei, per comunque dover fare un sacrificio di rimanere 8-9 volte fuori durante il mese. Quindi se figurati, se dovessi andare a fare la settimana fuori, dovrebbero girare parecchi soldi. Poi mi rendo conto che non è sicuramente facile per le aziende guadagnare per poi poterti pagare, qui si apre un mondo infinito. Però tutto questo pantomima per dire che cosa? Per dire semplicemente che il mondo dell'autotrasporto è talmente vario che chiunque può trovare un lavoro che gli piace. Chiunque. Cioè, veramente chiunque. Cioè, davvero. Dice, non mi piace, che ne so, non mi piace legare la merce, vai a fare il container, vai a fare la cisterna, vai a fare, cazzo ne so, corriere, che cazzo deve fare calcolo il corriere?
Fai il corriere, perfetto. Non mi piace dormire fuori la notte, fai il giornaliero. Non mi piace lavorare il giorno, voglio lavorare solo di notte. Va a fare corriere, va a fare tutta questa roba qui. Mi piace lavorare, farmi un culo come una capanna e vai a fare la voglia te. Lì c'hai molta più scelta, probabilmente. Vabbè. A parte le battute. Il succo del discorso voleva essere questo. È vero sì che gli autisti lavorano tanto, guadagnano poco, ok, però si può anche trovare la famosa eccezione che conferma la regola, no? Come si dice. È difficile sicuramente, però ci sono. Non è che non dobbiamo dire per forza che tutti gli autisti sono sfruttati, tutti gli autisti sono schiavi. Sicuramente ci saranno, credo. Però non tutti. Questo è il senso, secondo me, dobbiamo sempre trovare, no, l'equilibrio sulle parole. Non bisogna dire che è tutto bello, super eccezionale, perché non lo è, ok? Io nel mio piccolo, le piccole problematiche che vivo l'ho sempre fatte vedere. Poi ovvio, io certe problematiche ne posso vedere. Come fa a farti dire che c'ha le docce su, dice un'autogrill? Che cazzo ne so, io la doccia me la fa a casa. Cioè, come fa a dirti che non c'è parcheggi? L'ho fatto vedere che non c'è parcheggi, perché non so se ve lo ricordate, l'anno scorso quando viaggiavo di notte fece una live, mi infilai in un'area di servizio, tra un po' non riesco nemmeno. Ma era cioè mi avevano fatto partire prestissimo, c'avevo tempo, ho detto dai, facciamo una roba diversa, voglio far vedere che non c'è posto in area di servizio. Chi fa sto lavoro lo sa, chi non lo fa non lo sa. Oh, ma voglio dire, se non glielo dici è un lo sa. Io che problematiche posso vivere? Le attese? L'ho fatte vedere. Poi, che problematiche posso vivere? Cioè, io fortunatamente, mi ritengo molto fortunato da questo punto di vista, io le problematiche, cioè, dell'autotrasporto a lungo raggio ovviamente non ne conosco. Me le posso immaginare, perché vedo altri video di altri colleghi, bene? Che anche se magari non si incazzano, però bisogna anche saperli guardare i video, no? Cioè, se te ti metti a guardare un video di uno che fa le notti fuori e ti fa vedere che per trovare parcheggio deve inventarsi la qualsiasi, un occhio critico ti ci deve cascare. Ho detto, ma perché questo se dovevo mettere a fare salti mortali per trovare un parcheggio? Perché i parcheggi non ci sono, giusto? E io l'ho vissuto in prima persona, quell'unica notte, 2 notti ho fatto fuori. La prima, vabbè, ho dormito all'Interporto a Bologna, cazzo me ne frega, via voglia a posto. La seconda, che mi è capitato di rimanere fuori, bene, si parla di aprile di quest'anno, sono dovuto uscire dall'autostrada per trovare un parcheggio, perché mentre ci tornavo da Milano, io sapevo una sega a Reggio Emilia quando si va a dormire, ma che cazzo ne so io. Però prima di Reggio Emilia, un chilometro scarso prima dell'uscita, mi ricordavo che c'era un'area di parcheggio. Me lo ricordavo perché di solito quando facevo la notte mi fermavo lì, se avevo sonno a dormire una mezz'oretta, 40 minuti, mi buttavo lì, riposavo un attimino e poi ripartivo. Bene. Oh ragazzi, entrare lì dentro per cercare un posto, porca puttana ragazzi, non c'era un buon nemmeno per parcheggiare una macchina. Ho fatto fatica a uscire anche lì. E poi ho detto, vabbè, a questo punto esco dall'autostrada. Sono uscito dall'autostrada, un parcheggio l'ho trovato un po' alla meglio, era in una zona industriale, vicino a l'unico bar che ho visto, penso fosse l'unico bar della zona industriale di Reggio Emilia. Salve amici, buongiorno. Allora, sono le 14:55 e mi sto mettendo ora in ribalta qui allo Smannoro e devo caricare per fare una navetta su Pisa, e questo era già preventivato, come vi dicevo ieri sera, anzi stanotte.
Solo che poi è venuto fuori anche un viaggio extra a Bologna, quindi ora andiamo a Pisa, scarichiamo, dopodiché ci spostiamo a Pontedera, ciao, e carichiamo per andare a Bologna. Mettere un pochino più a destra. Magari se mi metto dritto là anche meglio. Mannaggia a me. Vai. Ora si mette il fermaruota e siamo a posto. Ciao Ivan! Allora amici, 15:33, sono appena partito qui dallo Smannoro. Ora ce ne andiamo a Pisa, all'aeroporto, non a pigliare l'aereo ovviamente. No, mi fai passare? Grazie, gentilissimo. E via. E poi ce ne andiamo a Pontedera. Pomeriggio barra serata, così, tranquilla proprio. 2 carichi per corriere, quindi non tocchiamo niente, apriamo e chiudiamo le porte proprio perché ce l'abbiamo, altrimenti non faremmo nemmeno quello, con la saracinesca non faremmo nemmeno quello, e via, e via.
Allora, arrivati all'aeroporto, aspettiamo che scarichino, tanto sono veloci, e poi si va a Pontedera. Ora, andando in là, sono le 5, andando in là mi fermo da qualche parte a comprare qualcosa per cena, così sto già a posto, e almeno dove sono mi fermo, cerco di andare a comprare in un bar o qualcosa, ma non in autogrill, almeno ovviamente spendo meno. E stasera va così, dai, va bene uguale, per una volta non si muore. Ah, che bellezza ragazzi, questi sono veramente dei fenomeni. 6 minuti, bilico vuoto, aeropieno, 6 minuti, a posto. Si saranno messi come sempre in 4 o 5 a scaricare. Fantastico. Ma vai, ore 17:05. Andiamo. Madonna ragazzi, sto camion quando tu gli dai il gas, se non tu sei completamente fermo prima che capisca che deve scalare la marcia e partire, buonanotte. Oi oi, vabbè. Vado a comprare da mangiare per stasera in un bar che è praticamente su un vialone qui a Pontedera, che noi ora usciamo a Pontedera Consacco, e invece che fare la strada nuova vado dritto per andare sulla strada vecchia che costeggia lungo il fiume praticamente, e lì c'è una piccola area di servizio che c'ha un bel parcheggio anche vicino a delle logistiche lì alimentari, quindi Pontedera. E vado lì, mi compro un paio di panini, che lì so che li fanno buoni e costano anche, insomma, il giusto. Almeno dopo c'ho solo la cartaccia lì del bar da buttare, no, magari c'avevo vaschette, cazzi varie, almeno lì piglio, mangio un panino, c'ho la cartaccia, piglio, la butto via e a posto. E via andare. Quindi ora 17:23, ora si arriva qui a Pontedera Consacco e si esce, si va a comprare da mangiare e poi ce ne andiamo al carico, dai, semplice e veloce. Eccoci qua, questa è l'area di servizio, diciamo, che vi dicevo prima. Ora mi faccio qui un quarto d'ora di sosta, sono le 17:32. Ci si parcheggia qui accanto a questo Scania. Facciamo un quarto d'ora di sosta, compriamo da mangiare e via.
a posto. Allora amici, 18:37, ora si parte per andare a Bologna. Alla fine prima sono rimasto fregato perché in quel bar avevano terminato tutto, quindi ora devo andare a prendere da mangiare da un'altra parte. Ho deciso di andare a un bar che conosco a Terrafino, che è all'uscita di Empoli Ovest, che è proprio accanto a un nostro cliente. Vado là, che anche se non hanno niente c'hanno comunque sempre roba per fare da cena, da mangiare eccetera così, e quindi vado là, mi faccio fare un paio di panini e me li porto via, o se ce l'hanno già pronti anche meglio. Quando arriviamo lì vediamo. Allora amici, abbiamo comprato da cena, ora ce ne andiamo su verso Bologna. Ma non ho capito io. Ora ce ne andiamo su verso Bologna e quando arriviamo poi si mangia, tanto ora come ora non c'ho fame, sono le 7:10, io penso un paio d'ore saremo su, traffico permettendo, perché ora vado a riprendere la Fipilia e Empoli Centro, perché ovviamente sto tornando indietro, e ora c'è il cantiere qui tra Empoli Est e Montelupo, speriamo di non trovare troppo intasamento anche lì. Allora amici, ore 20:50, stiamo svincolando sulla A13, quindi siamo praticamente arrivati. Da qua proprio in 10 minuti dai saremo all'Interporto più o meno. Niente dai, quindi speriamo che ci scarichino in fretta, almeno vediamo di tornare in giù il prima possibile. Ecco, sono segnalati anche lavori in uscita Bologna Interporto. Vabbè. Quando arriviamo si guarda cosa c'è. Ciao amici, allora 21:40, abbiamo finito di scaricare e ora ce ne torniamo verso casa. Vedrete che più o meno arriveremo verso le 11 all'incirca, e niente dai, torniamo giù e anche per oggi abbiamo finito. Ieri sera alle 11 siamo entrati per fare, diciamo, quella prima tranche di giornata, che poi in realtà doveva essere la prima metà della giornata per concluderla oggi pomeriggio. Poi in realtà oggi pomeriggio ho fatto una giornata completa, perché 2:30 tra che arrivo all'11 così sono circa 8 ore, quindi. E quindi nulla, e va bene così. Buon,
a questo punto io, ripeto, torno in giù. Vi ringrazio per la visione, come sempre. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale, perché insomma è gratis, per me è molto molto importante che voi lo facciate. Insomma, mi fa piacere che vogliate sostenermi. Detto questo, vi saluto di nuovo, buona strada e occhio vivo sempre. Ciao!